Oh, che regalo pesante che mi è arrivato, eh? Guardate che bel barbecue, venite qua, e vedete, camerawoman. Mattone sotto, refrattario, la rete, no, 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 no. L'amico mio Gianni, che li fa lui in Umbria, guarda Latino. Oggi lo proviamo subito, voglio fare 2 spiedini di pollo. E il pollo sa di poco e di niente, invece con questo gli dà un po' di sapore e un po' di gusto. Una casetta di Mario, riposto in legno, Legna, legna, legna. La cosa più difficile a Roma è comprare la legna, di andare al ferramenta a comprare la legna, non c'è quella che ti vende la legna come al paese, no? Che ti vai a portare. Quindi, mo adesso lo carico. L'idea di Gianni di fare il barbecue a legna così piccola è fighissima, perché tutti abbiamo il barbecue a carbone, il barbecue a gas, ma a legna così piccola è proprio una figata. Se non mettete dove volete voi, pure su un ripiano, pure se non volete stare per terra come sto io, così sdraiato, potete mettere su un ripiano. È sempre un'avventura accendere il fuoco. Si accenderà, prenderà subito, vediamo un po', pezzo di cartoncino, mettiamo qua sotto, ecco così, le pasticchette mi raccomando, comprate quelle ecologiche, quelle che non si sente la puzza di benzina, perché poi puzza tutto quanto, puzza pure quello che cucinate. Accendo, ragazzi pregate per me, che non mi cacciano fuori da sto condominio, questa la famo grossa, vediamo un po'. Mano a mano che fa la brace scende giù e noi la raccoglieremo e la mettiamo sotto al piano refrattario, qua sotto, vedete? Leviamo il fiocco, insomma, va a fuoco pure il fiocco al fuoco oggi. Oddio, Gianni, che bel fioccone che hai fatto. Oh, ammazza come va. Speriamo non fa troppo fumo. Ma andiamo a marinare il pollo, vai, venite qua. Ingredienti: cosce e sovraccosce di pollo. Poi zucca, patate del fucino, che robetta. Poi verzariccia, una scamorza fresca che mi ha regalato un amico mio che è nato giù in Puglia. Poi limoni, pepe rosa, paprika dolce, no piccante, così la possono mangiare con i bambini. E l'olio, lo sapete. Ah, un'altra cosa importante. Senza questo che spiedini famo. L'ho messi dentro l'acqua, vieni qua camera, come ti faccio vedere. La prima cosa importante è quella di mettere gli spiedini dentro l'acqua, così poi quando stanno a contatto con con la brace non vi si bruciano, sono belli inzuppati d'acqua, non fa fumo, te passino, non fa fumo. Ci stiamo, dai. Dai, andiamo. Allora, la cosa più importante è fare la marinata, marinare il pollo. Quindi che faccio? Lo disossiamo. Con che cosa? Lo disossiamo con questo coltello. Questo qua è un coltello di disosso, un boucher, vedete? Ha questa forma particolare qui, che serve per tirare giù l'osso. Adesso lo faccio vedere. Allora, dall'interno, allora, vedete la coscia com'è? Guarda qua, è bravo. La coscia è così. Voi la mettete in questa maniera, quindi dalla parte dove è attaccata al corpo del pollo, e qui col coltello che fate così, tutto lungo l'osso, vedete, io già comincio a scoprire l'osso, piano, semplicemente. Ecco qua, questo è un pollo allevato a terra, non è un ruspante, però se trovate un ruspante è ancora meglio, ragazzi. Taglio così, zac, do una bella botta. Poi vedete qua, questo qui, vi faccio vedere a che cosa serve questa scanellatura, diciamo, del coltello. Tira giù la ciccia, in questa maniera, vedete? Poi, vedete qua ci sta l'ossicino, faccio così, incido, ecco qui, così leviamo tutta la carne dall'osso. Guarda, così, sprecando il meno possibile. Ecco qua. Osso, osso pulito. Prendo un tagliere solo per fare il pollo, ok? La ciccetta con tutta la pelle, che è più buona. Coltello un trinciante, adesso non possiamo usare più il boucher. E poi facciamo dei bocconcini di pollo, devono essere più. Io li faccio piccoli, così si cuociono prima. Io farei così, guardate, così. Come in Thailandia facevano questi bocconcini, spiedini di pollo con questi bocconcini piccoli, belli, croccanti, che buoni, con quella pelletta, spettacolare. Ecco, di questa grandezza qua. Dai, non sta a fumare tanto, c'ho pure la legna un po' bagnata, c'ho, eh. La casetta di Mario ha riparato poco, Sto col maglione ormai, eh. La maglietta se ne parla dopo i 10 gradi. Allora, superiore ai 10 gradi di temperatura la mettiamo la maglietta a maniche corte. Dai, sta prendendo, pure se è bagnata sta prendendo, dai. In una bella bowl grande mettete tutti i pezzetti di pollo, così. Eccolo. Sale. Poi ci mettiamo un po' di pepe rosa, così. Eccolo qua. Quello in salamoia. Paprika dolce.
il limone prima lo pelate tutto così, con pelapatate o con coltellino. Col pelapatate è meglio perché vedete che fa il pelapatate, non vi lascia il bianco sotto, quindi è meglio il pelapatate. E poi questo qua ragazzi ce lo dovete avere a casa, Il pelapatate è una cosa utilissima. Ecco, coltello a seghetta per tagliare il limone, eccolo qui, e poi un po' di succo di limone sul pollo, così, eccolo qua, bello, il limone sgrassa. Qua, via. Un limone è più che sufficiente. Adesso mi serve pure un po' di cipolla rossa, mi sono dimenticato. Quindi puliamo la cipolla, fate le rondelle, ma non troppo sottili, così. Se le fate così grandi è meglio e lo potete mettere poi sugli spiedini. È un bel effetto di colori. Le aprite, tutti gli anelli, guarda qua, così. Che bello, già è bello sto piatto, già mi piace, tutto bello colorato. Quindi domenica tutti a far pollo, E il pollo con gli spiedini, magari pure sulla griglia elettrica, non c'è problema. L'importante, ecco, se lo fate su una griglia elettrica o non lo fate su un barbecue vero e proprio, fatelo marinare tutta la notte, così è più buono e si cuoce più facilmente. Mettiamo pure le buccette del limone, così. Un goccetto di quell'olio buono d'Agostino Sommariva. Qua abbiamo oggi Cru Muela. Siamo in Liguria ragazzi, vai, ecco qua. Non troppo forte l'olio, deve essere un olio giusto che accompagna, perché il pollo è una carne delicata, no? Poi mescolate bene così. Ma 2 erbette non ce le mettiamo? Che ci vogliamo mettere? Rosmarino, vai. Eccole qua, vai. A cimette lo mettiamo. Eccolo qua, che bello. E vai. E adesso si beve, sì. Oggi birra, birra, una blonde, mo so cavoli, ale, giusto, blonde ale, birra flea, qua stavo sempre a guardatino, come avete detto voi ragazzi, la birra va bevuta dentro al bicchiere, perché diventa anche più leggera, guardate che schiuma che ha, gradazione giusta, abbiamo 5 gradi, quindi è perfetta. E la gioco pure un pochetto qua dentro al pollo. Così facciamo un abbinamento super efficace. Questo adesso, una volta che avete messo tutta la marinata, è pronto, potete lasciarlo marinare per quanto tempo? Da 1 ora fino a tutta la notte, come volete voi. Più marina e più è buono. La legna sta andando abbastanza bene, sta bruciando e la brace piano piano sta scendendo dentro a questa canalina che poi noi andremo a tirare per mettere sotto alla griglia. Appena abbiamo abbastanza brace andiamo a cuocere il polletto. Il pollo è delicato, carne bianca, non fa mai male, tutto a posto, però qua c'è un bel contorno qui contro, ok? Quindi una bella cipolla ramata che facciamo da base, tagliata sottile, così. Guardate come si taglia, vedete qua le dita come ce l'ho messe? In questa maniera. E questo è più che sufficiente. Vai, metto qui dentro la wok, olio abbondante. Ciao, vedi i vicini stanno qua, salutano ancora ci vogliono bene, ancora non si lamentano per fumo. Vai, olio abbondante e accendiamo il fuoco. Quando si parla di patate, di cipolla, di verzariccia, a me sa che c'ho voglia, di salvia. Ecco qua, non lo so perché. Sta salvietta è proprio tutta un po' malaticcia, camera, ma non sei brava con la salvia. Non sembrava che la salvia, vai. Ecco qua. Lo sai perché mi ricordano i pizzoccheri che fanno con le patate, la cipolla e la verza. Una bella verzariccia. Ecco, queste sono le verdure che dovete comprare adesso, perché sono le verdure invernali. Sono tutte quelle là belle chiuse a palla, così broccoli, cavolfiori, tutta roba invernale che fa tanto bene ed è stagione invernale, sono invernali queste verdure. Una bella patatina del fucino, ecco qua. Noi vogliamo bene a tutta l'Italia. Noi, ecco qua, a pezzettini piccoli dobbiamo fare perché devo cuocere
la devo cuocere con tutta la buccia, così, piccoletti piccoletti, se non si cuoce mai sta patata, tutto, ma la patata cruda no, tutto, guarda, sono pronto a tutto, ma la patata cruda no, così, sottile, 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 vai, vai. Per tutti quelli attenti all'igiene, la buccia è stata lavata, sta andando la cipolla, ecco qua, ma anche i padelle si scaldano oggi con sto freddo, fa fatica pure il fuoco. Patata, così pure i bambini sono contenti, poi è il pollo senza patata, so fare il pollo senza patata. Sono amici, so, proprio da sempre, escono sempre insieme, pollo e patate. Ecco qua. Una smossa ogni tanto gli diamo, vedo? Vai, così. Fate un passetto alla volta, fate insaporire prima la patata. Una volta insaporita la patata, incominciamo con la verza. Eccola qua. E adesso stessa cosa, fate insaporire bene. Ecco qui. Guardate che bei colori. I colori dell'autunno, dell'inverno, eccolo qua. Un po' di sale, poi la zucca. Prima col cucchiaio svuotate dai semi. Guardate che bella zucca, bella asciutta. Questa è una mantovana. Però qualsiasi zucca ci avete a casa, non vi fossilizzate. Io vi do delle idee, poi voi fate come vi pare a voi, cambiate come volete voi. Cioè, lo sapete che come la penso? La cucina è come la camera da letto, ognuno fa come gli pare. Coltello a sega, così non rovini i coltelli, invece la sega è più robusto, la buccia della zucca è molto, molto forte, è molto dura, quindi meglio un coltello così. Taglia a fette e poi facciamo dei dadini, piccoli piccoli, così si cucinano presto. Dobbiamo sempre usare le verdure, sempre ragazzi. Non fate mai un pasto senza verdure, è importantissimo. Aggiungiamo pure la zucca. A sto punto aggiungiamo pure un po' d'acqua perché è troppo asciutto. Vai, così. Ecco qua. Che bello, colorato. Pepe, una bella grattata di pepe nero. Poi lasciate cuocere. Quanto ci vuole? Minimo 20 minuti affinché si cuoce bene la zucca e le patate. Tanto noi ci abbiamo da fare gli spiedini. Eccoli qua. Adesso, spiedini belli bagnati, belli inzuppati d'acqua, così poi non si bruciano, abbiamo detto. Certo, se avete i spiedini quella di ferro è più facile. Poi andiamo ad infilzare il pollo. Così, la pelle è bella, non la mollate ragazzi, è fantastica la pelle, è fantastica. Guarda qua come ho tagliato male, Massimilianuccio, te possi, nammaitte. Vai, così. Io li farei belli stretti, 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 così, guardate. Ecco qua. Non a penzoloni, perché sennò poi si brucia quella parte che penzola. Ogni tanto alternate una fettina, vedete, un pezzettino di limone, poi ciccetta, il pollo, eccolo qua. Poi, che fai? Non ci lo metti un pezzo di cipolla così, che fa pure colore? Guarda che robetta, dai. Ci va matta questa mamma Fiorella con questi, Guarda qua. Eccoli qua. Un po' di pelle, non buttate sta pelle ragazzi. Questo sennò vi pentite di non averla messa tutta quanta. Ecco qua. Uno fatto. E facciamo gli altri. Ogni tanto un goccetto di birra, che fate? Per mettere allegria così, sta tranquilli, non pensate a tutto sto casino che ci sta. 100% puro malto ragazzi, poca amara, bella bionda, 5 gradi, giusta per pollo, guarda, giusta per pollo. Si chiama Alba questa tipologia di birra. Questa è la cosa più noiosa, mamma mia, a infilare sti spiedini, che ti scivola tutto, ti scivola, mamma mia, è tutto viscido. Eccoli qua, allargateli un pochettino, così si cuociono bene bene. Ecco qua, mamma mia, non vedo l'ora raga, non vedo l'ora. E andiamo alla brace, dai. Appoggiamo qua, ci devo inventare gli spazi qua. Poi tiro giù la brace, da qua, vai, ecco,
mettiamo l'altro legno, così, guardate qua, brace, guarda la camera qua, guarda qua, vai. E adesso loro, sentite il rumorino? Pure a Mariuccio bisogna farglielo, che famo? Così. La cosa figa è che possiamo chiudere, così si cuoce più velocemente, è tipo un barbecue. Quindi che succede? Barbecue a legna. Quindi abbiamo il valore della legna che è fantastico, però non è aperta, la griglia aperta, la puoi chiudere col coperchio. Accostiamo leggermente, poco, così lasciamo lo stesso che passa un po' d'aria che va a alimentare il fuoco. Adesso andiamo a girare. Ecco qua. Che meraviglia, ragazzi. Che spettacolo, ragazzi miei. E intanto andiamo a mettere, aggiungere il formaggio dentro al contorno, dai. Taglio a cubetti sta bella scamorza fresca. Così. Poi se la volete mettere affumicata ancora meglio, fate come volete voi, L'importante è che sia goduriosa, dovete godere, ragazzi, perché ormai c'è rimasto da godere con poco, quindi dobbiamo godere tanto quando si mangia. Ecco qua, deve fondere, adesso deve filare. Ecco qua. Qualsiasi formaggio, c'è qualche formaggio che va avanzato, entra al frigo, non vi mangiate più, no? Perché fate gli schizzignosi, perché si è fatta un po' di crosticina, così. Usate per fare il contorno, guardate, eccola qua, bello. E chi te manna, Altri foglioli di salvia, spelacchiata, la so spelacchiata tutta sta salvia. Vado così. Mamma mia. Ecco qua, piatto, ragazzi, è fatto. Spengo, mamma mia, ragazzi. Voglio morire così, a panza piena, vai. Così. La foglia di salvia, eccola qua. Andiamo a prendere i nostri spiedini. Non vedo l'ora. Eccoli qua, ragazzi miei, eccoli qua, guardate che bella. Belli sbruciacchiati, come piacciono a noi. Guardate che bel piatto. Allora, oggi queste cosce sono al coscepello, le ho trovate a 7,50 €, un pollo allevato a terra. Fantastico. La verdura lo sapete quanto costa? Mo' assaggiamo però. C'ho fame, mi sto sentendo male. Morbido dentro, bello saporito, gustoso. Mamma mia, che zozzata, mamma mia. Ci arrestano, qualche giorno ci arrestano, ragazzi. La perversione, questa è vera perversione. Sempre con 2 spicci, guardate che belle ricettine, mi raccomando. Lasciatela andare pure mezza settimana e fate 2 spiedini, mettete là, pure con la griglietta, una favola. Buonissimo, buonissimo.